Dopo il successo dell'ultimo video ho deciso di continuare anche con le recensioni dei proiettori e oggi vi ho portato questo bellissimo gioiellino, uno dei proiettori Full HD Best Buy sotto ai 500 euro. Di che modello stiamo parlando? Del bellissimo e nuovissimo 4Movie Xming Page 1. Prima di partire con la recensione vi ricordo che se per caso siete interessati a questo bellissimo proiettore vi ho lasciato nel primo commento e nella descrizione tutta la sua scheda tecnica e i link della promozione per poterlo acquistare direttamente in sconto. E mi raccomando, se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia, di lasciare un bel like e iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing andando a scoprire il contenuto della confezione e nella seconda parte andremo a fare direttamente un test di proiezione nella sala cinema che ho ultimato direttamente per questa occasione. Procediamo con l'apertura. Prima però mi voglio soffermare su questa confezione che devo dire che è veramente ben fatta e soprattutto molto resistente, e la cosa bella è che ha anche una tracolla integrata, accessorio che non ho quasi mai trovato negli altri proiettori che ho recensito fino ad oggi, per cui veramente complimenti alla 4Movie per la scelta del box. Andiamo a estrarre tutto, partiamo dal pezzo forte ovviamente. Odore di potenza, adesso lo metto da parte, prima finiamo l'unboxing, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Allora, qua troviamo l'alimentatore, guardate quanto è massiccio, è veramente di grandi dimensioni, può mancare il cavo di alimentazione, è dotato di presa tedesca e ovviamente il connettore va collegato direttamente all'alimentatore. E ultimo, ma non per importanza, il manuale di installazione e il telecomando. Per quanto riguarda il telecomando è veramente di piccole dimensioni ed è anche molto leggero, ci sono tutti i tasti principali e hanno addirittura inserito, come nel Fire TV, il tasto diretto di YouTube e anche di Netflix. E guardate, è anche compatibile con la ricerca vocale, per cui potete utilizzare direttamente la vostra voce per cercare programmi o serie TV. Per quanto riguarda le batterie, vi informo che per farlo funzionare servono le due classiche pile AAA che dovrete acquistare a parte perché non sono incluse all'interno della dotazione base. Andando ad analizzare il telaio, vi devo dire che come prima impressione sembra veramente di ottima fattura. Adoro tantissimo la parte frontale, mi piace tantissimo la rifinitura con questo bordo in alluminio e devo dire che queste righe laterali sono veramente utilissime perché aumentano notevolmente il grip, così se per caso lo dovete spostare ridurrete al minimo il rischio di cadute accidentali. Come potenza siamo sui 500 lumen e per quanto riguarda la grandezza di riproduzione può riprodurre video tra i 40 e i 120 pollici. È dotato della correzione automatica dell'inclinazione, l'autofocus, wifi e anche il bluetooth. E per quanto riguarda l'audio di questo proiettore vi informo che è dotato di due altoparlanti della Boston con una potenza massima di 5 watt. Andando ad analizzare nel dettaglio, nella parte superiore troviamo il tasto d'accensione e nella parte posteriore troverete tutti gli slot, il jack 3.5, l'HDMI, l'USB e lo slot per l'alimentatore. E ora non ci rimane che andare direttamente a fare il super test di proiezione. Ed eccomi qua nell'altra postazione che utilizzo sempre quando faccio le recensioni dei proiettori. La devo ancora ultimare, però guardate quanti Lego ci sono e tra l'altro questo lo devo ancora montare, probabilmente ci farò un video. Qua ho posizionato queste due bellissime katane, ma devo ancora trovare il piedistallo adatto. Qua ci sono altri Lego, alcuni montati, altri no. Zona peluche con il super peluscione di Kakashi. In questa colonna laterale altri Lego, il microfono che utilizzo ogni tanto per le registrazioni. Uno dei giochi a cui sono più affezionato della mia infanzia è un acchiappino delle caramelle in miniatura. Ma ora non perdiamo altro tempo e riprendiamo con la recensione. Adesso vi porto dentro la mia sala cinema che ho creato. C'è un po' di buio, spero che si veda bene dalla telecamera. Ho già attivato il proiettore, guardate la potenza di luce, quasi mi acceca. E tra l'altro, come vi ho detto durante l'introduzione, è veramente molto compatto, ha più o meno la grandezza della mia mano, per cui se avete anche pochissimo spazio sicuramente un posto per questo proiettore lo troverete sicuramente. E prima di partire con il test vi voglio far sentire da vicino quanto è silenzioso, sentite, praticamente non si sente, caratteristica per nulla scontata su un proiettore di queste dimensioni, così quando guardate un film non avrete quel fastidioso rumore di sottofondo. E parlando dei film vi faccio vedere i film che andremo a vedere oggi, uno è Elysium e l'altro è Planes 2. Prima di partire con i film vi voglio mostrare la dashboard, guardate è molto simile al Fire TV dove all'interno trovate tutte le principali applicazioni come Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN, eccetera eccetera, e una volta che avrete fatto il login potrete guardare direttamente dal proiettore i vostri film o le serie preferite.
Sono partito con Elysium, guardate come si vede bene l'universo, guardate il razzo come si vedeva ben luminoso e qua la stazione orbitale e guardate che spettacolo, perché se anche vado lateralmente circa 130-140 gradi rispetto al telo di proiezione, la qualità rimane pressoché invariata, per cui è veramente un proiettore perfetto se lo utilizzate in famiglia o inviterete tantissimi amici per un film o per una partita, non avrete nessun problema per i posti a sedere, perché anche chi si siederà lateralmente riuscirà comunque a vedere il film in maniera perfetta. Questo invece è Planes 2, è veramente un bellissimo film, se non l'avete visto ve lo consiglio veramente di guardare, sia l'1 che il 2. Tornando comunque al proiettore, guardate anche qui che fantastici colori, sono veramente molto vivaci e naturali, guardate anche la definizione, guardate gli occhietti come si vedono perfettamente e guardate in questa scena notturna come vengono ben rappresentati i neri e guardate l'esplosione. Se mi avvicino a 2-3 cm dal telo, vi metto la mano per farvi capire come la qualità non diminuisce, vedete che non è sgranato, è incredibile, perché infatti uno dei difetti dei proiettori di fascia media economica è il fastidioso puntinamento che si vede avvicinandosi al telo di proiezione, ma in questo caso non si vede per niente questo effetto, per cui veramente tanta roba per questo proiettore, perché non è facile avere queste caratteristiche su un proiettore che costi meno di 500 euro. Andiamo a fare un breve tour delle impostazioni, potete inserire la vostra mail di Google, così avrete sempre attiva la cronologia delle vostre app, impostare un salvaschermo per quanto riguarda l'input e quello che serve per switchare da questa home page all'HDMI. Come immagine vi fa anche impostare le varie tipologie, utente, quella standard che è quella che sto utilizzando, vivida per avere colori molto più luminosi, sport, film e addirittura modalità gaming se utilizzate questo proiettore per videogiocare. E ovviamente se siete degli smanettoni potete anche decidere di personalizzare tutte le caratteristiche, guardate quante sono, per cui potete sia decidere di fare delle prove oppure andare direttamente nelle modalità prestabilite. E concludendo il tour delle impostazioni trovate l'opzione Wi-Fi che serve a connettere il proiettore ad internet e l'ultimo ma non per importanza l'audio, e a proposito dell'audio adesso vi faccio vedere un video per farvi capire la potenza e la qualità dell'audio di questo proiettore. Sono già entrato su YouTube e ho trovato casualmente questo canale, comunque a parte gli scherzi, se non vi siete ancora iscritti mi raccomando fatelo. Adesso andiamo a selezionare un video, direi questa bellissima carrellata del B-Comics, metto il volume al massimo, sentite che potenza, mi avvicino al proiettore e guardate le dimensioni dello schermo, questo proiettore riesce ad arrivare addirittura anche a 120-130 pollici. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ho lasciato la sua scheda tecnica e anche il link diretto per poterlo acquistare direttamente nello store ufficiale. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.